Benvenuti nel consueto e apprezzatissimo video sui migliori smartphone del mese. Anche in questa puntata parleremo degli smartphone che stanno arrivando, degli smartphone che sono arrivati e che abbiamo recensito negli ultimi 30 giorni e anche quelli che stiamo per recensire, quindi con qualche interessante anticipazione, e poi approfitteremo dell'occasione. Se state cercando di comprare un nuovo smartphone, vi daremo anche le migliori offerte del momento divise per fascia di prezzo. Se volete supportare il nostro lavoro è semplicissimo, gratis, 2 clic, uno per iscrivervi al canale, uno per attivare la campanella delle notifiche, e vi ricordo anche che lo spazio dei commenti ovviamente è sempre aperto, e quindi se qualcosa dovesse mancare in questo video fatecelo sapere nei commenti e se possibile cercheremo di aiutarvi. Non perdiamoci in altre chiacchiere e iniziamo. Allora, partiamo dalle novità in arrivo, molte un po' più avanti nel tempo. In realtà il grosso è stato un po' annunciato. Che cosa arriverà nelle prossime settimane? Allora, fra solo 2 giorni Asus ha annunciato sui suoi canali social l'arrivo di Asus Zenfone 12, che non so se si chiamerà 12 Ultra, non mi ricordo di preciso, comunque insomma del prossimo top di gamma dell'azienda, mentre invece un po' più là nel tempo, il 4 marzo, lo ha fatto capire Nothing attraverso un teaser un po' furbetto, arriverà Nothing Phone 3A. Questo è quello che si capisce dal teaser è che potrebbe avere una telecamera zoom, stando ai leak dovrebbe avere un processore Snapdragon 7S Gen 3. Cos'altro arriverà? Arriverà in anticipo anche il nuovo Pixel 9a, che è il medio gamma che esce ogni anno verso metà dell'anno appunto di Google. Dovrebbe arrivare invece il 19 marzo, questo stando ai leak è la data di presentazione e di arrivo. Dopodiché, sempre a marzo, sempre stando ai leak, tutte cose non confermate, eccetto appunto il lancio di Asus, dovrebbe arrivare il nuovo pieghevole di OnePlus, che per me è stato il precedente modello è stato uno dei pieghevoli più interessanti di sempre, quindi molto curioso di vedere arrivare a marzo il suo successore. Cosa abbiamo provato nell'ultimo mese? Allora, abbiamo fatto un bel po' di recensioni, c'era un po' di arretrati. Partiamo dalla fascia più bassa. C'è Realme C75, che è uno smartphone rugged ma super economico, 169 euro in promozione. E poi ho provato, salendo di fascia e neanche di pochissimo, Redmi Note 14 Pro Plus, 499 euro, lanciato però con Android 14, insomma uno smartphone che è interessante, ma forse non oggi con i prezzi attuali. Salendo ancora, proprio oggi OnePlus 13R, trovate la recensione sul sito, e invece qualche settimana fa il modello premium, quindi OnePlus 13, che però costa circa 300 euro in più. Andando in alto abbiamo Honor Magic 7 Pro, che è ancora in promozione a 999 euro, molto interessante, soprattutto perché adotta delle soluzioni notevoli ed è un premium a tutti gli effetti. Oppure Vivo X200 Pro, apprezzatissimo da me, ma anche da voi, da quello che ho capito, per la fotocamera, e lì siamo sui 1299 euro. Ci vogliono poi 1499 euro per lo smartphone che ha destato più interesse nell'ultimo mese. Ovviamente sto parlando di Samsung Galaxy S25 Ultra. Vi ricordo che trovate tutti i link alle nostre recensioni, ma anche alle offerte di cui vi sto per parlare, qua sotto nella descrizione. E poi ho 3 smartphone che sto provando, non in contemporanea perché io li provo sempre uno dopo l'altro per quanto possibile, almeno su certi aspetti. Arriverà la recensione di Honor Magic 7 Lite, di cui vi riparlerò a breve, la recensione di Poco X7 Pro, che me l'avete chiesta in tanti, finalmente sta per arrivare, e poi di un altro smartphone di cui però non vi posso dire nulla perché è sotto embargo, è qui nella mia tasca, ma non posso dirvi proprio niente. Ok, partiamo dalle offerte, partiamo da quelle sotto i 200 euro. Un disclaimer: vi ricordo sempre che in descrizione trovate il link al nostro canale Telegram delle offerte, dove trovate le offerte in tempo reale. Dal momento in cui noi le selezioniamo, facciamo il video, lo montiamo, lo pubblichiamo e voi lo guardate, l'offerta di cui vi sto parlando potrebbe essere esaurita. Questa volta sono stato abbastanza veloce, quindi forse no, e trovate ovviamente tutti i link a queste offerte in descrizione. Ma ricordatevi che quelle in tempo reale, minuto per minuto, sono sul nostro canale Telegram. Partiamo quindi con le offerte sotto i 200 euro, appunto come vi dicevo, e partiamo con Samsung Galaxy A16. Tendo sempre a consigliarvi uno smartphone Samsung economico perché so che per molti sono casa, diciamo così, un prodotto familiare che si conosce, semplice da usare. E questo è anche molto economico, è il più economico di questa selezione, display AMOLED, batteria da 5000 mAh, resiste anche agli spruzzi all'acqua,
agli spruzzi e alla polvere, scusate, il P54 scontato da 209 a 142 euro. Saliamo di prezzo con un Redmi Note, ma non quello di cui vi parlavo prima, in questo caso il Redmi Note 14. Questo smartphone ha una fotocamera da 108 megapixel, una batteria più grande da 5500 mAh, uno schermo addirittura a 120 Hz e il suo prezzo è sceso non poco, almeno per questa fascia di prezzo, da 199 a 179 euro. E poi l'immancabile Motorola Moto G85, che è uno dei migliori smartphone economici che ci sono mai stati in questi ultimi mesi. 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, incredibile nella fascia di prezzo, Snapdragon 6S Gen 3, 5000 mAh di batteria, da 349 euro a 204 euro. Mi perdonerete se non è davvero sotto i 200 euro, ma per 4 euro spero che capirete perché vale secondo me davvero la pena investire questi 4 euro in più per questo G85. Fascia di prezzo fra i 200 e i 350 euro, in questo caso parto da Google Pixel 7a, non è ovviamente nuovissimo, lo avete capito, visto che sta per arrivare Pixel 9a, ma al prezzo a cui viene offerto è veramente notevole. È un ottimo smartphone, lo si compra ancora una volta per fotocamera e aggiornamenti da 509 euro originali, ovviamente è passato un bel po' di tempo, a 279 euro. E poi vi propongo Honor 200, un altro smartphone da considerarsi per le fotocamere, più recente decisamente, con un hardware molto interessante comunque, con una batteria da 5200 mAh ricarica a ben 100 watt, quindi velocissima, da 329 euro a 229 euro scontato. Alla stessa cifra, anche se il prezzo di partenza era più alto, 369 euro, vi consiglio anche Honor Magic 7 Lite, che non ho ancora recensito, ma ho comunque già un po' provato, e lo si compra per una ragione, la sua estrema resistenza. Se volete uno smartphone che non sia un raggeddone grande, pesante, ma che volete che sopravviva alla vita comune, questo potrebbe essere quello che stavate cercando. Saliamo di prezzo, 350-500 euro, vi consiglio Realme GT6T, un po' uno scioglilingua, smartphone con Snapdragon 7 Plus Gen 3, schermo da ben 6000 nit di luminosità di picco, ovviamente, 5500 mAh di batteria, 120 watt di ricarica rapida, un fulmine, a 360 euro dai 549 euro iniziali. Un altro Realme, un pochino più caro ma non troppo, Realme 13 Pro Plus, quindi il Pro Plus dello scorso anno, che è la versione da 12512, quindi un sacco di memoria interna, un sacco di RAM, schermo a 120 Hz, fotocamera zoom, ricarica 80 watt, lui scontato a 399 euro. E chiudo con uno smartphone che non ha avuto proprio i favori di tutti, ma a me personalmente è piaciuto molto, OnePlus Nord 4, nel taglio addirittura 16512, mi piace moltissimo perché è uno smartphone 5G con scocca unibody ed è bellissimo. Ecco, se date alla parte estetica, alla parte costruttiva più importanza rispetto che al resto, questo può essere veramente uno smartphone interessante, scontato da 599 a 459 euro. Saliamo ancora di fascia e qui posso consigliarvi finalmente anche un iPhone 16, 128 GB, è un bello sconto per essere un iPhone perché gli iPhone non vengono scontati molto, 979 euro prezzo originale, 849 euro quello scontato. Un bello sconto su uno dei miei smartphone preferiti dell'ultimo anno, Google Pixel 9 Pro XL, che ha delle fotocamere spettacolari. Veramente, se non avete problemi di prezzo, in questa selezione è lo smartphone da comprare per le fotocamere, ma anche per i tanti aggiornamenti che riceverà, perché il taglio da 512 GB, insomma uno smartphone molto interessante da 1429 euro a 1129 euro scontato. E chiudo con la promozione relativa a Samsung Galaxy S25 Ultra, appena lanciato ma non è ancora terminata, la promozione che vi permette di avere il taglio di memoria più grande a un prezzo più basso. In questo caso il 512 al prezzo del 256, è un ottimo smartphone, Snapdragon 8 Elite, tutto quello che concerne l'unico vero smartphone super premium, chiamiamolo così, nel mondo Android. Il prezzo originale era 1619 euro, il prezzo scontato 1499 euro, ma comunque controllate perché in base a varie combinazioni estrali potreste comunque pagarlo anche meno, ed è anche per questo che vi consiglio di seguirci nel nostro canale Telegram che trovate in descrizione. E per i migliori smartphone a febbraio 2025 è davvero tutto, io vi ringrazio, se non l'avete mai fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, vi ricordo che è fondamentale la descrizione di questo video perché trovate i link a tutte le recensioni, i link a tutte le offerte di cui vi ho parlato, i link al nostro canale Telegram. Grazie ancora una volta e noi ci vediamo a un prossimo video.